Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un nuovo metodo, facciamo il metodo delle 12 case astrologiche e andremo a vedere ogni sezione della vostra vita nel dettaglio fino al mese di settembre. Visto che comunque agosto è già iniziato, faremo il mese di settembre, anche oltre ad agosto incluso, faremo anche il mese di settembre. Ovviamente è un metodo nuovo, non ho mai usato sul mio canale questo metodo e l'ho provato comunque anche su di me e direi che mi sono ritrovata abbastanza bene. Quindi ho deciso di proporlo anche a voi, fatemi quindi sapere se poi vi piace, se l'avete trovato affine a voi e se appunto vi dovesse risuonare qualcosa. Ricordo a tutti che i contatti per i consulti privati li trovate in descrizione sotto il video insieme alle carte che utilizzo e fatemi appunto, mi raccomando, sapere nei commenti. Abbiamo l'ametista e il titanio aura, ve le faccio vedere più da vicino. Questa è l'ametista e questo è il titanio aura. Fate la vostra scelta, direi di iniziare subito. Ovviamente dopo la stesa delle 12 case andremo anche a chiarire con l'oracolo dei tarocchi e con i miei oracoli. Direi di iniziare subito con l'ametista. Allora, ametista, andiamo subito a vedere per voi. Prima casa, la casa dell'io, della visione dell'io, ok? Quindi la casa di voi stessi, di come vi vedete voi, ok? Ai vostri occhi. Vediamo. Allora, cosa c'è nella prima casa astrologica dell'Io fino al mese di settembre per coloro che sceglieranno l'ametista? Abbiamo un re di coppe al rovescio, ok, con un imperatore sul fondo. Seconda casa abbiamo la casa del denaro, dei beni familiari e dei possedimenti, quindi andiamo a vedere cosa ci sarà nella seconda casa astrologica dei beni e dei possedimenti per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Cosa ci sarà nella seconda casa astrologica dei beni familiari, del denaro e dei possedimenti per coloro che sceglieranno l'ametista? Abbiamo due carte. Allora, il 9 di denari con il matto. Ok, è un asso di denari, quindi direi positivo per voi questo. Ok, vediamo la terza casa. La terza casa rappresenta i rapporti sociali stretti, quindi potrebbero essere amici stretti, fratelli, sorelle, genitori, rapporti proprio stretti, ok? E anche la comunicazione e la socializzazione, quindi come voi comunicate, come voi socializzate, come vanno le comunicazioni, come andranno le socializzazioni. Allora, vediamo. Cosa c'è nella terza casa astrologica per coloro che sceglieranno l'ametista dei rapporti sociali stretti, la comunicazione e la socializzazione? Il 4 di bastoni, wow! E il mago, ok. Andiamo a vedere la quarta casa, la casa della famiglia, del focolare, dell'ambiente domestico, quindi cosa c'è nella casa della famiglia, del focolare, dell'ambiente domestico fino al mese di settembre per coloro che sceglieranno l'ametista. Allora, il mondo con il 10 di bastoni, ok, e il 7 di bastoni, ok. Andiamo a vedere la quinta casa, cioè il mondo creativo, lo svago, gli eccessi, gli amori, tutto ciò che è creativo, che però riguarda gli svaghi, gli eccessi, gli amori e così via. Ok, vediamo cosa c'è nella quinta casa astrologica. Mondo creativo, svaghi, amori, eccessi per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Abbiamo un re di denari con un fante di denari, ok? Andiamo a vedere cosa c'è nella sesta casa, la casa della vita quotidiana, quindi il vostro quotidiano, ok? Cosa c'è nella sesta casa astrologica della vita quotidiana per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre?
cosa c'è nella casa della vita quotidiana per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Vita quotidiana abbiamo un 8 di bastoni prevalentemente rovesciato con un fante di coppe, ok? Ehm, Poi abbiamo la settima casa che rappresenta gli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni. Quindi cosa abbiamo nella settima casa che rappresenta gli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni fino a settembre per coloro che sceglieranno l'ametista? Ok, un 6 di denari rovesciato con un asso di denari sul fondo. Ottava casa, la casa della separazione. Cosa c'è nella casa della separazione per coloro che sceglieranno l'ametista fino al mese di settembre? 7 di spade con la regina di bastoni, ok? Nona casa, il lontano, cioè ciò che è proprio lontano fisicamente, si intendono anche i viaggi, gli spostamenti, persone lontane, lo studio, la ricerca, ma anche i viaggi che potreste fare. Allora, cosa c'è nella casa del lontano per coloro... Un attimo. Cosa c'è nella casa del lontano per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Cosa c'è nella casa che rappresenta il lontano per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Abbiamo un fante di bastoni e un 4 di coppe al rovescio con una regina di spade. Tanto poi andremo a chiarire. Poi abbiamo la casa numero 10 che rappresenta l'autorealizzazione, l'indipendenza e la carriera. Quindi cosa abbiamo nella casa dell'autorealizzazione, dell'indipendenza e della carriera per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? La ruota della fortuna con un 5 di spade, ok? Ancora una carta, quindi no, due carte, scusatemi, quindi le solleviamo un po' così, ok. Allora, la casa numero 11, amicizie, protezioni, aiuti e spiritualità. Cosa abbiamo nella casa delle amicizie, delle protezioni, degli aiuti e della spiritualità per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Allora, quella carta la prendo, l'ho vista ed era caduta al dritto, quindi la vado a prendere. Allora, il cavaliere di bastoni con il 3 di coppe e il 2 di denari. L'ultima, casa numero 12, ciò che è fuori dagli schemi, le prove ma anche i sacrifici. Allora, cosa abbiamo nella 12ª casa delle prove, dei sacrifici e di ciò che è fuori dagli schemi per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? 9 di spade al rovescio con il 4 di spade. E l'ultima carta andiamo a vedere qual è la sintesi. Qual è la sintesi? Qual è la sintesi per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Ok. 3 di bastoni, il sole al rovescio con il diavolo. Ok. Allora, sono indecisa, vorrei andarle prima a chiarire. Facciamo così, le chiarisco un po' per volta e ve le spiego man mano che vado a chiarire ogni singola casa, così facciamo anche un po' prima. Allora, vediamo la casa numero 1, la casa dell'Io. Abbiamo un re di coppe, segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, quindi potreste avere un segno d'acqua in questo momento, oppure siete persone che in questo momento forse non riescono a aprirsi a livello emotivo, oppure non hanno l'equilibrio a livello emotivo, non hanno, diciamo, la gestione in maniera equilibrata delle loro emozioni, ok, dei loro sentimenti, ma andiamo a chiarire. Allora, perché c'è il re di coppe nella casa dell'Io per coloro che sceglieranno l'ametista? Perché c'è il re di coppe al rovescio nella casa dell'Io per coloro che sceglieranno l'ametista? Allora, abbiamo un 10 di spade, un 6 di denari al rovescio, un 7 di denari al rovescio e un 7 di spade sul fondo.
Quindi questo mi dice che forse voi vi vedete come persone che sono state ferite pugnalate alle spalle, forse vi vedete come persone che hanno avuto a che fare con persone sfuggenti, persone cattive, diciamo negative, persone che vi hanno ingannato in qualche modo, persone che vi hanno dato poco, ok? Dove non c'è stato un equilibrio. Oppure questo mi può anche dire che, perché ovviamente non è che siamo tutti buoni e tutti degli angioletti, siete in tanti a guardare il video, quindi magari voi vi vedete come le persone che invece si sono comportate male con qualcuno, ok? Quindi o avete subito o diciamo avete fatto subire un qualcosa a un qualcuno. Quindi questo è come vi vedete voi o comunque come vi vedrete voi fino al mese di settembre. Vediamo la casa numero 2 che è la casa dei beni materiali, familiari, denaro e possedimenti. Allora vediamo perché c'è il 9 di denari e il matto nella casa del denaro per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Abbiamo un 7 di bastoni rovesciato, un re di denari al rovescio e un 2 di spade. Quindi c'è un abbassamento delle proprie difese, forse arrivate da un periodo in cui non vi sentivate indipendenti, non vi sentivate stabili, oppure c'è un aiuto da parte di una persona che in qualche modo si sacrifica, che abbassa le sue difese nei vostri confronti. Qui io vedo comunque un miglioramento a livello di beni familiari e denaro, possedimenti, quindi vedo che appunto entrate in un'energia fino al mese di settembre in cui sarete indipendenti sotto il punto di vista finanziario. È possibile anche che voi vogliate proprio raggiungere un'indipendenza, vogliate buttarvi in un nuovo progetto e forse non vi siete sentiti stabili in precedenza, ok? Ehm, In qualche modo eravate forse vulnerabili, diciamo, come se non avesse una sorta di scudo. Ehm, diciamo che questa casa la vedo positiva per voi, la casa dei beni familiari, del denaro, dei possedimenti, sembra essere positiva fino al mese di settembre. Vediamo i rapporti sociali stretti, quindi perché c'è il 4 di bastoni nella casa dei rapporti sociali stretti per coloro che sceglieranno l'ametista fino al mese di settembre. Il 2 di bastoni al rovescio con il 4 di coppe al rovescio, quindi forse prenderete una decisione che è basata su un'insoddisfazione che voi avete, perché vedo che c'è un'insoddisfazione qui. È possibile che alcuni di voi diciamo, nella sfera dei rapporti sociali stretti, della comunicazione, della socialità, raggiungano una certa stabilità. Quindi questo ci potrebbe parlare del fatto che alcuni di voi si potrebbero sposare, altri di voi si potrebbero fidanzare, altri di voi ancora potrebbero avere a che fare con persone che magari hanno già un rapporto, quindi magari persone impegnate. Però nel generico vedo che comunque riuscirete a raggiungere una certa stabilità nell'ambito dei rapporti sociali stretti, quindi è una carta positiva, è possibile che alcuni sceglieranno di fidanzarsi, proprio di sposarsi, o di, non lo so, andare a prendere casa, convivere, fare qualcosa che riguarda comunque la stabilità con qualcuno di stretto, ehm, perché c'è un'insoddisfazione dietro, cioè c'è stata un'insoddisfazione in precedenza e questo vi porta a volere invece avere una stabilità con qualcuno nello specifico. Andiamo ora a vedere la casa della famiglia del focolare, quindi dell'ambiente domestico. Allora, perché c'è il mondo nella casa della famiglia del focolare e dell'ambiente domestico con il 10 di bastoni per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Allora abbiamo l'imperatrice con il 5 di bastoni al rovescio e il sole, quindi vedo che
In ambito familiare riuscirete a chiarire dei conflitti, soprattutto con una figura materna, devo dire. Se non è una figura materna potrebbe essere la moglie, l'ex moglie, una donna, ok? Una donna che rappresenta però qualcuno che diciamo è all'interno del vostro focolare, della vostra famiglia. Vedo che si riusciranno a chiarire dei litigi, si riuscirà a chiudere, diciamo, un qualcosa di pesante, però vedo che comunque occorrerà una certa fatica per chiudere questi conflitti, ok? Verranno chiusi, però comunque c'è, diciamo, una pesantezza dietro questo. Vediamo ora la casa del mondo creativo, quindi svaghi, amori, giochi, eccessi, perché c'è il re di denari. Perché c'è il re di denari nella casa del mondo creativo, degli eccessi, degli amori, dei giochi. Questa si stava per girare. Perché c'è il re di denari nella casa del mondo creativo, svaghi, amori, eccessi, fino al mese di settembre. Allora, abbiamo un 5 di coppe in orizzontale con un re di bastoni. Abbiamo i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Questa potrebbe essere una persona che vi ha già deluso, con cui c'è stata una delusione, forse qualcuno che vuole recuperare qualcosa che sembra essere stato rovinato in qualche modo, sembra essere una persona ehm, che si sente in colpa, che ha dei rimpianti. Potrebbe essere una persona che in questo momento è in uno stato d'animo di dispiacere e durante il mese di settembre potrebbe appunto tornare a riaffacciarsi nella vostra vita questa persona. Sembra che voglia recuperare qualcosa comunque e sembra che sia anche molto attratto a livello fisico perché emerge come un re di bastoni. Ehm, è possibile che anche se, cioè, se non si dovesse trattare di amore, essendo un mondo creativo, svaghi, eccessi, cose così, potrebbe anche trattarsi di qualcosa che voi volete recuperare. Ok, si potrebbe parlare di un progetto, si potrebbe parlare di un'amicizia, ok? Dipende dalla vostra situazione ovviamente. Ora vediamo la casa numero 6, la vita quotidiana. Perché nella casa numero 6 della vita quotidiana c'è l'otto di bastoni al rovescio per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Abbiamo il Papa con il 2 di spade al rovescio e l'imperatrice, quindi vita quotidiana dedicata più che altro alla famiglia, decisioni da prendere, regole. Forse nel vostro quotidiano avrete a che fare proprio con delle regole, ma alcuni di voi potrebbero non riuscire a comunicare, non riuscire a mandare messaggi, ehm, forse non possono usare il telefono in qualche modo. Scusate, ma ho mal di gola. E, se si dovesse invece trattare di rapporti sentimentali, vedo che forse voi o non volete mandare un messaggio, oppure cercherete di usare meno il cellulare durante il vostro quotidiano, di imporvi, diciamo, delle regole. Voglio vedere ancora però, perché c'è l'otto di bastoni al rovescio per quanto riguarda la casa della vita quotidiana, per coloro che sceglieranno la notista fino a settembre. Eremita al rovescio il sole con l'otto di bastoni, quindi questo mi può significare che ehm, allora, difficile. Allora, o voi nel vostro quotidiano cercherete di abbandonare, diciamo, l'abitudine del cellulare, per alcuni potrebbe essere, ok? Per cercare di socializzare di più, per cercare di essere un po' più presenti e non isolarsi, ok? Se invece si dovesse trattare di comunicazione vera e propria, vedo che qui alcuni di voi potrebbero cercare di evitare di mandare messaggi o anche ricevere, alcuni magari non vogliono rispondere, come se in qualche modo forse voi siete stati troppo tempo in un contesto di socializzazione e forse volete un po' frenare.
quindi queste due possibilità vedo. Allora, vediamo la casa numero 7, gli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni, perché c'è il 6 di denari a rovescio nella casa degli altri, delle unioni, delle relazioni e delle comunicazioni. Non ci credo, è uscito il 6 di denari a rovescio. Abbiamo il 7 di denari a rovescio con il 6 di denari a rovescio, quindi si va a scendere perché dal 7 si passa al 6, una regina di bastoni, segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Quindi, allora, qui un po' mi dispiace perché nell'ambito degli altri, delle unioni, delle relazioni o delle comunicazioni vedo che si va a scendere, quindi o avete a che fare con persone che vi danno poco o persone che vi danno meno, ok? Meno rispetto a prima, oppure sarete voi a fare questo nei confronti di qualcuno. Vediamo perché nella casa del... Questa invece secondo me è positiva, però andiamo a vederla. Casa 8, separazione. Allora, perché nella casa numero 8 della separazione c'è il 7 di spade? Un attimo, c'è tutto il mazzo? Assolutamente no. Allora, perché nella casa della separazione, per coloro che sceglieranno la notizia, c'è il 7 di spade? Allora, abbiamo la luna con la torre, quindi potrebbero accadere delle cose improvvise, inaspettate, anche diciamo abbastanza scioccanti, che riguardano delle verità che vengono alla luce rispetto a persone o una persona in particolare che non è stata corretta. E vedo che con la persona che non è stata corretta, che ha indossato una maschera, che è stata falsa, chi più ne ha più ne metta, ci sarà una separazione. Ora andiamo a vedere invece, quindi diciamo che è positivo perché se è una persona negativa, voglio dire, meglio che ve la leviate, no? Il lontano, lo studio, la ricerca e i viaggi. Vediamo perché nella casa che rappresenta il lontano c'è il fante di bastoni con il 4 di coppe a rovescio per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre. Re di denari a rovescio con il re di coppe a rovescio, abbiamo i segni di terra, toro, vergine, capricorno, segni d'acqua, cancro, pesce, scorpione, poi abbiamo anche i segni di fuoco, ariete, leone, sagittario. Quindi c'è qualcuno che in precedenza non è stato stabile con voi, è stato avido, egoista, qualcuno che non si è aperto a livello emotivo, non aveva il controllo della sua parte emotiva, che sembra comunicare di nuovo con voi. Potrebbe essere una persona che è lontana, potrebbe essere una persona che magari, siccome si parla ancora di agosto fino a settembre, o è in viaggio, o è una persona che è lontana, è una persona che si è trasferita, o una persona che in qualche modo è lontana, ok? Proprio fisicamente. Credo che questa persona vi manderà un messaggio, una comunicazione perché vuole recuperare qualcosa, ok? Un'opportunità. Ora andiamo a vedere perché nella casa numero 10 c'è la ruota, l'autorealizzazione, indipendenza e carriera. Allora, perché nella casa 10 dell'autorealizzazione, dell'indipendenza e della carriera c'è la ruota per coloro che sceglieranno l'ametista fino a settembre? Allora, questa carta in realtà è caduta a me perché mi si è incastrata. Abbiamo il 10 di spade con il 5 di coppe. Allora, arriva un cambiamento delle opportunità, diciamo, destinate. È positivo che abbiate la ruota perché vedo che nella strada, no, della vostra autorealizzazione, della vostra indipendenza, potreste aver affrontato delle prove dure, delle chiusure, vi potreste essere sentiti pugnalati alle spalle da persone, aver avuto delle delusioni per quanto riguarda la vostra autorealizzazione e carriera, ma vedo che questa cosa potrebbe finire perché la ruota della fortuna rappresenta la fortuna in sé, quindi potrebbe indicare che fino al mese di settembre sarete fortunati in questo e comunque ci sarà un cambiamento, anche voi forse vorrete cambiare ambiente rispetto a un ambiente dove magari vi hanno appunto pugnalato alle spalle, vi siete sentiti traditi e così via. Vediamo invece la casa numero 11 delle amicizie, delle protezioni, degli aiuti e della spiritualità. Allora, perché c'è il cavaliere di bastoni e il 3 di coppe nella casa delle amicizie, degli aiuti, delle protezioni e della spiritualità per chi sceglierà l'ametista fino a settembre? Re di denari
e cavaliere di coppe al rovescio con il 2 di coppe. Quindi, allora, intanto vedo che potreste letteralmente avere a che fare con un amico, ok? O con degli amici, perché vedo anche più persone coinvolte. Abbiamo i segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, Terra, Toro, Vergine, Capricorno, Acqua, Cancro, Pesce, Scorpione. Quindi vedo che comunque potreste andare a feste, eventi, compleanni, matrimoni, chi più ne ha più ne metta, insomma. Vi vedo abbastanza felici. Inoltre potrebbero appunto essere al vostro fianco persone che in qualche modo vi aiuteranno, però vedo che in qualche modo queste persone con queste persone non parlano di un'unione sentimentale, parlano forse più di un'amicizia, quindi qui si parla veramente di amicizie, quindi persone che vi proteggono, vi aiutano, che vi stanno in qualche modo vicino, ma che non è che vi stanno corteggiando, però vi offrono sicuramente un supporto. Ehm, Vediamo invece l'ultima casa, ciò che è fuori dagli schemi, le prove e i sacrifici. Perché nella casa di ciò che è fuori dagli schemi, delle prove e dei sacrifici, c'è il 9 di spade al rovescio? Allora, abbiamo il 6 di spade al rovescio con il fante di denari al rovescio e il re di coppe. Quindi, allora, diciamo che fuori dagli schemi potreste tendere a fare cose che senza pensarci troppo, senza avere troppe paure, o avere a che fare con persone che fanno così, che magari prima di fare un qualcosa nemmeno ci pensano, nemmeno si preoccupano. Inoltre, come prova, come sfida, potreste appunto, come sacrificio, dovreste cercare di forse farvi meno pensieri, farvi meno ansie, meno preoccupazioni. Vediamo ancora perché nella casa di ciò che è fuori dagli schemi, delle prove, dei sacrifici c'è il 9 di denari per chi sceglierà l'ametista fino al mese di settembre. Allora, il 10 di spade al rovescio, il 7 di bastoni, l'asso di spade e l'appeso al rovescio. Quindi cercare di vedere le cose da una prospettiva che è diversa, non soffermarsi su un solo pensiero, una sola paura, una sola paranoia, cercare di guarire, abbassare i muri, forse anche non chiudersi, cercare di parlare di più, ehm, non rimanere chiusi, cioè non trattenere, diciamo, le vostre emozioni, i vostri pensieri per voi. Ehm, sì, è un po' questo come emerge. Andiamo a vedere la sintesi. Allora, già qua dal 3 di bastoni e il sole al rovescio vedo che come sintesi c'è qualcosa che non vi è chiaro. Cioè, la sintesi di tutte le vostre case astrologiche è che ci sarà fino al mese di settembre qualcosa che non vi è chiaro. Così mi fanno vedere. Vediamo ancora però, vediamo la sintesi, perché c'è il 3 di bastoni e il sole al rovescio come sintesi di tutte le case astrologiche per l'ametista. Il diavolo con il sole, ok? Cavaliere di coppe al rovescio, segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Quindi intanto vedo qualcuno che osserva qualcun altro da lontano, anche di nascosto, e sembra avere un attaccamento nei vostri confronti, oppure questi siete voi, è la vostra stessa energia. Vedo che c'è qualcuno che osserva da lontano di nascosto e ha un attaccamento, una forma di gelosia nei confronti però di una persona invece che è esposta, una persona invece che si fa vedere, che è solare, che sorride, che sembra felice, ok? Questo potrebbe riguardare anche i social. Altra cosa che mi viene in mente è che qui c'è qualcosa che non vi è chiaro rispetto a una situazione dove in precedenza però c'era chiarezza, c'era felicità, però in qualche modo c'è ancora una forma di attaccamento a una situazione, una sorta di ossessività rispetto a una situazione, ma adesso le cose o non ci vedete chiaro in questa situazione o è una persona che è esterna che non vede chiaro con voi qualcosa. Ehm, sì,
Diciamo che la parola chiave per la vostra sintesi è una mancanza di chiarezza rispetto a una situazione dove prima c'era, quindi mancanza di chiarezza e soprattutto anche vedo anche la possibilità di una persona che osserva di nascosto voi, oppure siete voi a fare questo e osserva qualcuno che però invece è esposto, che sembra essere felice. Ok, andiamo a vedere invece un oracolo per voi e anche useremo anche il libro dei tarocchi. Allora, vediamo un pochino. Allora, quale ulteriore informazione possiamo avere per quanto riguarda la situazione nelle 12 case astrologiche per chi sceglierà l'ametista? Facciamo pace? Quindi c'è bisogno di avere un chiarimento, oppure qualcuno vuole avere un chiarimento con voi, non riesco a dimenticarti. Quindi o siete voi che vorreste... Allora, c'è bisogno di fare pace con qualcuno intanto. O siete voi o un'altra persona, qualcuno qua vuole fare pace, ok? Non si deve trattare per forza d'amore, potrebbe trattarsi anche di altro. Abbiamo visto che c'è qualcosa che non è chiaro, quindi si parla di chiarimenti qua anche. C'è qualcuno che non riesce a dimenticarvi, oppure voi non riuscite a dimenticare qualcuno, e che vuole fare pace. Ok, questo è un altro indizio che possiamo avere. Ora vediamo con l'oracolo dei tarocchi quale altro indizio possiamo avere per quanto riguarda le 12 case astrologiche per chi sceglierà l'ametista. Quale altro indizio possiamo avere per quanto riguarda le 12 case astrologiche per chi sceglierà l'ametista? Il sole al rovescio, ragazzi, non ci credo. Cosa vi ho detto? Esagerare è sempre un passo falso, dice. Fortuna e successo vengono e vanno, non si deve farne sfoggio e darli per scontati. Quindi comunque abbiamo il sole al rovescio, come vi dicevo qui i tarocchi parlano chiaro, vi stanno dicendo che c'è qualcosa che non è chiaro, ok? Mancanza di chiarezza, forse c'è bisogno di un chiarimento, di raggiungere una certa chiarezza fino al mese di settembre e in più questo libro diciamo ha anche delle frasi connesse anche se non sempre sono parte del significato della carta, però vi dice esagerare è sempre un passo falso, fortuna e successo vengono e vanno, un po' come la felicità, no? Non si deve farne sfoggio e darli per scontati, quindi vi danno anche un consiglio oppure è un indizio per quanto riguarda qualcuno che magari si comporta così. Ok, spero di essere stata abbastanza chiara, fatemi sapere comunque se vi siete ritrovati, se qualcosa si dovesse realizzare e adesso passo al Titanio Aura. Ciao! Allora, Titanio Aura, benvenuti. Andiamo a vedere innanzitutto la vostra prima casa dell'Io fino al mese di settembre. Allora, cosa c'è nella prima casa astrologica dell'Io e della visione dell'Io per coloro che sceglieranno il Titanio Aura fino al mese di settembre? Ui. 10 di spade col 4 di denari. Ok. Cosa c'è nella seconda casa astrologica? Beni familiari, denaro. Cosa c'è nella seconda casa astrologica dei beni familiari e del denaro per coloro che sceglieranno il Titanio Aura fino al mese di settembre? Questa è voluta cadere lo stesso. Abbiamo il 9 di bastoni con il mago, ok, e il 7 di bastoni, difese alte. Vediamo casa numero 3, rapporti sociali stretti, si intende fratelli, sorelle, migliori amici, rapporti stretti con qualcuno, matrimoni, persone comunque molto strette. Cosa c'è nella casa numero 3 dei rapporti sociali stretti, comunicazione, socialità per coloro che sceglieranno il Titanio Aura fino al mese di settembre? Questa è uscita in orizzontale, abbiamo la regina di spade con il 10 di bastoni, ok. Cosa c'è nella quarta casa della famiglia, del focolare domestico, dell'ambiente domestico per coloro che sceglieranno il Titanio Aura fino al mese di settembre? 7 di spade con il 6 di denari e la regina di bastoni, ok? Segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Cosa c'è nella quinta casa
Cosa c'è nella quinta casa del mondo creativo? Allora, quinta casa sarebbe mondo creativo, svaghi, amori, giochi, eccessi. Quindi, cosa c'è nella quinta casa astrologica del mondo creativo, degli svaghi, degli amori, degli eccessi, fino a settembre per coloro che sceglieranno il titanio aura? Abbiamo un cavaliere di denari, segno di terra, toro, vergine, capricorno e un 9 di denari. Ok, cosa abbiamo nella sesta casa? Il vostro quotidiano, la vostra vita quotidiana. Cosa c'è nella sesta casa astrologica della vita quotidiana per coloro che sceglieranno il titanio aura fino a settembre? Ok, si è girata una carta, abbiamo il 3 di denari con il 5 di denari, ok? Settima casa, gli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni. Cosa c'è nella settima casa astrologica che rappresenta gli altri, le unioni, le relazioni, le collaborazioni fino a settembre per coloro che sceglieranno il titanio aura? Cosa c'è nella settima casa astrologica che rappresenta gli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni fino al mese di settembre per il titanio aura? Abbiamo l'eremita con il matto. Ok, cosa c'è nella casa della separazione? Cosa c'è nella casa della separazione per coloro che sceglieranno il titanio aura fino al mese di settembre? Ok, voglio un'altra carta, abbiamo però un ottimo indizio perché abbiamo la carta della morte con l'asso di bastoni. Lo dico adesso perché sennò poi dopo mi dimentico cosa c'era sotto. Potrebbe essere un indizio che chiuderete con qualcuno con cui c'erano rapporti intimi, passionali. Ehm, Però ne voglio un'altra. Cosa c'è nella casa della separazione fino al mese di settembre per coloro che sceglieranno il titanio aura? Ne volevo una. La giustizia, il 10 di coppe, il 2 di coppe con il diavolo. Ok, ok, chiaro. Non mi hanno dato indizi su chi è, ma tanto dopo andremo a chiarirle. Casa numero 9, il lontano. Per il lontano si intende proprio ciò che è lontano fisicamente, ma rappresenta anche i viaggi, studi, la ricerca, ok? Cosa c'è nella casa del lontano per coloro che sceglieranno il titanio aura fino al mese di settembre? Abbiamo il sole al rovescio con la temperanza e il cavaliere di coppe, segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Ok, vediamo la casa numero 10 che rappresenta l'autorealizzazione e l'indipendenza. Cosa c'è nella casa numero 10 dell'autorealizzazione e dell'indipendenza fino a settembre per coloro che sceglieranno il titanio aura? Abbiamo il 2 di denari con la carta della forza, ok, l'ultima casa, anzi no scusate, non l'ultima, non è ancora l'ultima, quindi le spostiamo un po' così in modo da fare spazio. Ok, la penultima casa, amicizie, protezioni, aiuti e spiritualità. Quindi cosa c'è nella casa astrologica 11 delle amicizie, delle protezioni, degli aiuti, della spiritualità per coloro che sceglieranno il titanio aura? Abbiamo un fante di coppe con un 7 di bastoni e un 10 di bastoni, ok? E l'ultima casa, ciò che è fuori dagli schemi, le prove e i sacrifici, ok? Cosa c'è nella casa numero 12 di ciò che è fuori dagli schemi, delle prove, dei sacrifici per coloro che sceglieranno il titanio aura? Alla fine voleva cadere. Abbiamo l'imperatrice al rovescio con l'8 di spade al rovescio e il 6 di bastoni. Ok, vediamo la sintesi. Qual è la sintesi delle 12 case astrologiche fino a settembre per coloro che sceglieranno il titanio aura? Abbiamo un 8 di bastoni al rovescio con la carta della papessa e il 6 di bastoni. Ok. Allora, direi di andarle a chiarire con calma e piano piano. Ok, le sposto solo un po' più in qua così
viene un pochino più ordinato. Ok. Allora, la prima casa era la casa dell'io e avevate questo 10 di spade. Vediamo perché nella casa che rappresenta l'io c'è il 10 di spade per chi sceglierà il titanio aura. Il 3 di spade e la temperanza. Allora, sembra che voi percepite voi stessi come persone che in qualche modo hanno una rabbia, diciamo, dentro. Forse ci sono state persone che vi hanno fatto del male in precedenza, vi hanno fatto soffrire e in qualche modo voi da una tranquillità che avevate, una serenità, siete passati a del dolore e forse voi in questo momento siete ancora, diciamo, arrabbiati per qualche motivo con qualcuno che vi ha ferito e forse percepite voi stessi come persone selettive, persone diciamo che sono strategiche, che non si lasciano più far ferire, fare del male da qualcuno. Ehm, In qualche modo è come se percepiste voi stessi come se ci fosse una sorta di, tra virgolette, oscurità in questo momento nel vostro cuore. Ehm, quindi questa è la casa del vostro io. Ora vediamo la casa dei beni materiali e del denaro, cioè beni familiari, scusate, denaro. Allora, perché nella casa dei beni familiari e del denaro c'è il 9 di bastoni e il mago per coloro che sceglieranno il titanio aura? Allora, abbiamo un 10 di spade al rovescio con un asso di spade e il giudizio. Quindi questo mi dice che voi parlerete chiaro, forse parlerete chiaro o cercherete di mantenere un certo potere, una certa dominanza per quanto riguarda le cose che voi avete già. Vedo che siete diffidenti, soprattutto nei confronti di persone che risultano manipolative, che vedono in voi qualcosa di speciale, diciamo, come se vedessero in voi che voi magari state bene, che avete già qualcosa a livello di beni proprio e di denaro, no? E in qualche modo queste persone vi offrono cose che magari non so, potrebbero risultare false, potrebbero risultare persone che si avvicinano solo perché vogliono appunto prendere qualcosa di vostro. Non vi fidate, siete diffidenti, quindi mantenete diciamo una certa dose di potere, ok? Non date il vostro potere a qualcun altro per quanto riguarda le cose che voi già avete. Ehm, quindi siete molto diffidenti. Ok, vediamo ora la terza casa, che era la casa dei rapporti sociali stretti, la comunicazione e della socialità. Perché c'è la regina di spade in orizzontale nella terza casa dei rapporti sociali stretti? Perché c'è la regina di spade in orizzontale per quanto riguarda la casa dei rapporti sociali stretti per chi sceglierà il titanio aura fino a settembre? 4 di bastoni e 6 di spade al rovescio con il 4 di denari. Allora, se si parla di situazioni sentimentali qui, quindi qualcuno con cui c'è stato un rapporto stabile, vedo che ci potrebbe essere un ritorno che in qualche modo vi fa uscire fuori dalla vostra parte logica, in parte. Quindi, come se foste, diciamo, in parte freddi e logici razionali, ma dall'altra parte no, a causa di qualcuno che potrebbe tornare nella vostra vita. Ehm, In qualche modo voi potreste comunque, per quanto riguarda il generico, essere diciamo in un'energia abbastanza stabile, quindi né troppo fredda né troppo logica né troppo razionale, una via di mezzo diciamo, quindi diciamo risultare chiusi ma allo stesso tempo no. Ok, questo riguarda i rapporti personali stretti, quindi casa, famiglia, relazioni strette, matrimoni, partner, amicizie strette strette, quindi migliori amici e così via. Ehm, non risultate né troppo freddi né troppo caldi, sempre un po' sulle vostre, ma non del tutto. Ci potrebbe essere qualcuno effettivamente che
torna in una situazione dove o vi vede felici o voi magari avete raggiunto un certo tipo di stabilità, o torna in una situazione dove in precedenza aveva un rapporto stabile con voi, ok? E questo vi potrebbe destabilizzare in parte. Destabilizzare intendo che in parte vi potreste aprire, in parte no. Ok. La casa numero 5, mondo creativo, svaghi, amori, giochi, eccessi. No, scusate, 4 volevo dire, la famiglia, il focolare e l'ambiente domestico, ok. Perché c'è il 7 di spade e il 6 di denari nella casa della famiglia, del focolare domestico, per coloro che sceglieranno il titanio aura? Allora, abbiamo il cavaliere di coppe e l'asso di spade. Quindi, per quanto riguarda la casa della famiglia, del focolare e dell'ambiente domestico, potreste avere a che fare con un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. Ehm, Oppure è una persona, allora questa persona in teoria dovrebbe far parte della famiglia, quindi del focolare, dell'ambiente domestico, però potrebbe essere una persona che o è ingannevole o si avvicina a voi, vi lecchina in qualche modo per ottenere qualcosa. Potrebbe essere anche una persona che in precedenza si è comportata sempre in maniera sfuggente, ma adesso sembra che risulti più emotiva nei vostri confronti. Se invece non si dovesse trattare proprio di famiglia, di focolare, di ambiente domestico, cioè di qualcuno che è all'interno proprio della vostra famiglia, del vostro focolare, dell'ambiente domestico, potrebbe essere qualcuno che cercherà di inserirsi, diciamo, in qualche modo nella vostra famiglia, nel vostro focolare, nel vostro ambiente domestico, come se questa persona volesse fare parte della vostra quotidianità familiare, ok? Però c'è questo 7 di spade e questo 6 di denari, quindi è una persona che potrebbe indossare una maschera, che potrebbe dar poco, potrebbe aver fatto questo in precedenza. Vediamo ancora perché c'è il... Ah, un'altra cosa che mi viene in mente, essendo la casa della famiglia, del focolare, dell'ambiente domestico, potreste avere a che fare anche con qualcuno che ha già una famiglia, ok? Ha già un focolare, ha già un ambiente domestico e in qualche modo o avrete a che fare con questa persona per quanto riguarda la sua famiglia o questa persona in qualche modo avrà a che fare con voi per quanto riguarda invece la vostra di famiglia, del vostro focolare. Focolare ambiente domestico si intende anche la casa, quindi non per forza i familiari. Quindi una persona che magari viene da voi, per esempio, o che voi andate da lui, ok? O da lei, insomma. Vediamo perché c'è il Cavaliere di Denari per nel mondo creativo, gli svaghi, gli amori, i giochi, gli eccessi. Allora, perché c'è il Cavaliere di Denari nella casa numero 5 del mondo creativo, amori, svaghi, eccessi per coloro che sceglieranno il titanio aura? Di nuovo il Cavaliere di Denari con la stella al rovescio e il carro. Allora, intanto vedo che qui si potrebbero riaffacciare nella vostra vita persone che non sentite veramente da tanto tempo, quindi qua si parla anche di mm, anni o un anno, più di un anno sicuramente, perché comunque il Cavaliere di Denari è una persona che si muove in maniera estremamente lenta. È qualcuno che forse aveva perso le speranze nei vostri confronti o che non desiderava più un qualcosa con voi, o viceversa è qualcuno che voi non vi aspettate, quindi magari voi non avete più speranze nei confronti di questa persona, non ci sperate più o non lo desiderate più in qualche modo e questa persona viene da voi. Ehm, Abbiamo di nuovo i segni di terra, Toro, Vergine, Capricorno, però sembra essere comunque una persona che fa parte del vostro mondo creativo, quindi potrebbe essere lavoro, hobby, svaghi, oppure una persona con cui avete avuto a che fare in amore, una persona con cui magari ci sono stati anche dei giochi o degli eccessi, perché la casa riguarda questo, cioè la casa astrologica in cui è posizionato.
Ad ogni modo vedo che questa persona viene a offrirvi qualcosa di concreto, ok? Perché emerge due volte come cavaliere di denari. Si è mosso però in maniera estremamente lenta, quindi non la sentite da tanto. E diciamo che per alcuni potrebbe trattarsi anche di un ex, ok? Se insomma si va a parare su quello, potrebbe trattarsi anche di un ex. Ehm, Ad ogni modo vedo che questa persona avanza e fa qualcosa nei vostri confronti. Ok. Potrebbe anche essere una persona nuova, magari. Voi magari stavate aspettando qualcuno di nuovo e non ci sperate più. Potrebbe essere anche questo. Ok. Vediamo la casa numero 6, vita quotidiana. Allora, perché nella casa della vita quotidiana c'è il 3 di denari per quanto riguarda coloro che sceglieranno il titanio aura? Allora, questa no, perché è caduta subito. Abbiamo il 6 di denari al rovescio con il cavaliere di bastoni e il re di denari, segno di terra, toro, vergine, capricorno, segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. C'è qualcuno che vuole ricollaborare con voi, oppure ci saranno persone nel vostro quotidiano con cui collaborerete, avrete una collaborazione. Io vedo proprio qualcuno che vuole tornare a collaborare con voi, vuole far parte della vostra vita quotidiana, però in qualche modo è un ritorno, come se questa persona tornasse da voi perché vuole avere ancora una collaborazione con voi, cioè vuole far parte del vostro quotidiano, oppure siete voi che tornate, diciamo, in situazioni ehm, collaborative, tornate a lavoro, tornate, diciamo, non lo so se avevate un progetto, uno studio, ci tornate sopra, ok? E fa parte della vostra vita quotidiana. Vediamo l'eremita ora. Perché nella casa numero 7 che rappresenta gli altri, le unioni, le relazioni, c'è l'eremita per coloro che sceglieranno il titanio aura? Allora abbiamo il cavaliere di spade al rovescio con la morte e il papa. Quindi ci potrebbero essere delle chiusure, diciamo, nella casa che riguarda gli altri, le relazioni, le collaborazioni, o voi decidete di chiudere con qualcuno, qualcuno lo farà con voi, quindi emerge un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, ma abbiamo anche lo scorpione, abbiamo anche il toro, però anche la vergine, però al di là del segno zodiacale qui emerge che c'è come una sorta di isolamento, quindi o voi vi isolerete da qualcuno o qualcuno farà questo nei vostri confronti, però a volte l'eremita rappresenta anche una persona fisica, ok? Quindi non per forza uno stato d'animo, un modo di essere. A volte rappresenta una persona che viene verso di voi, potrebbe essere qualcuno che ci ha messo davvero tanto tempo a raggiungervi e potrebbe essere anche qualcuno con cui c'è stata una chiusura. Vediamo ancora perché c'è l'eremita nella casa degli altri, le unioni, le relazioni e le collaborazioni. No, no, troppe carte, no. Scusate, no. Allora, perché c'è la carta dell'eremita nella casa delle unioni, delle relazioni e delle collaborazioni per chi sceglierà il titanio aura? Allora, troppe carte però. Prendiamo queste tre intanto. 9 di denari, 2 di spade, 7 di bastoni, scusate, 7 di denari e il mondo. Quindi vedo che comunque ci saranno delle scelte, non vi mancheranno, però vi vedo in un'energia di indipendenza, di chi siete voi che sceglierete con chi avrete a che fare. E io vedo anche che c'è una persona che potrebbe essere rimasta ferma per parecchio tempo, che in qualche modo si avvicina. Forse voi avete bisogno di riflettere su una decisione da prendere, che si avvicina, c'è comunque qualcuno che si avvicina. Vediamo ancora questo eremita perché c'è l'eremita nella casa delle unioni degli altri per chi sceglierà il titanio aura. Il sole al rovescio, la regina di denari, l'otto di bastoni. Sì, confermo che potrebbe essere una persona che si riavvicina a voi, che comunica con voi, che è in arrivo verso di voi. Potrebbe essere qualcuno con cui non c'è stato un chiarimento, la situazione è poco chiara. Qui emerge un segno di terra, toro, vergine, capricorno, per alcuni si tratta anche di un ritorno. Vediamo ancora una volta, poi passiamo al resto. Perché c'è la carta dell'eremita per quanto riguarda la casa che rappresenta gli altri,
le relazioni e le collaborazioni. Questa no perché cade troppo in fretta. L'imperatore, sette di bastoni, asso di bastoni. Quindi c'è un certo muro che metterete forse nei confronti di qualcuno, come se rifiuterete proprio delle opportunità, ma potreste anche avere a che fare con una persona che in precedenza potrebbe aver messo un muro nei vostri confronti, si è isolata, non ne voleva sapere niente. Forse questa persona torna dopo un lungo periodo di isolamento. Abbiamo anche la carta del giudizio sul fondo, vediamo ancora una volta perché c'è l'eremita nella casa che rappresenta gli altri, le relazioni e le collaborazioni per chi sceglierà il titanio aura. L'eremita un'altra volta col 5 di spade al rovescio, il 2 di coppe al rovescio. Quindi allora intanto si conferma il fatto che questa potrebbe essere una persona esterna che arriva verso di voi e che vuole mettere fine a una sorta di gioco di forza, gioco di potere, braccio di ferro. Potrebbe essere anche una persona che in precedenza si è isolata perché voleva mettere fine a una sorta di sfida che c'era o ha messo fine a questo. Oppure siete voi stessi che in qualche modo vi isolate perché volete evitare situazioni di giochi di potere. Soprattutto devo dire per quanto riguarda le unioni. Ok, andiamo a vedere la casa della separazione. Allora, andiamo per grado, perché c'è la morte nella casa della separazione per il titanio aura a fine settembre. Mm. Re di coppe prevalentemente in orizzontale con il cavaliere di spade, in orizzontale il 5 di bastoni al rovescio. Allora, nella carta della separazione questi 2 mesi, quindi fino al mese di settembre avrete un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, e un segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Quindi c'è all'interno di questa casa c'è questa persona. Ciò indica che o ci chiuderete o ci avete già chiuso, oppure avrete nuovamente a che fare con questa persona, ma in qualche modo fa parte della vostra casa della separazione, cioè questa persona che viene rappresentata da queste due figure è già all'interno della vostra casa della separazione. Quindi se questa cosa è già avvenuta, questa potrebbe essere una persona con cui voi avrete nuovamente a che fare, ma con cui c'è già stata una separazione. Ok? Andiamo a vedere, anche perché abbiamo un 5 di bastoni al rovescio sul fondo, quindi può anche voler dire che ci sarà un chiarimento in qualche modo. Andiamo a vedere anche queste, perché nella casa della separazione c'è la giustizia, il 10 di coppe e il 2 di coppe. Un attimo, perché nella carta della separazione c'è la giustizia, il 10 di coppe e il 2 di coppe per coloro che sceglieranno il titanio aura. 2 di bastoni con il 5 di coppe in orizzontale e il 10 di spade. Allora, io vedo che nella vostra cioè nella vostra casa della separazione avete avuto un rapporto veramente molto bello, ok? Che si potrebbe definire quasi proprio animico, no? Con un'anima gemella, una fiamma gemella, perché abbiamo 3 carte bellissime, cioè la giustizia, il 3 di coppe e il 2 di coppe. C'era una forma di sintonia e di equilibrio con questa persona, a livello sentimentale probabilmente. Però probabilmente questa persona vi ha fatto sentire traditi, pugnalati alle spalle, in qualche modo c'è una diffidenza. E, c'è una diffidenza nei confronti di questa persona, vi ha fatto del male, ok? Eh, io vedo qua che forse c'è il recupero, cioè questa persona forse cercherà di recuperare le cose con voi, però in qualche modo c'è già stata una chiusura con questa persona, il che diciamo che è positivo, nel senso che vuol dire che forse non chiuderete con qualcun altro cioè fino al mese di settembre non avrete altre chiusure, ok? Perché probabilmente c'è già stata una chiusura con questa persona, io vedo che vi ha già deluso, è possibile che ci sia stata già una delusione con questa persona, è possibile che questa persona, diciamo, vi rimpiange o è pentita in qualche modo,
e tenterà di recuperare e rimettere a posto forse una situazione, però o questa persona, come vi dicevo, fa già parte della vostra casa della separazione, quindi c'è già stata una separazione, oppure ovviamente mi dispiace, ma ci potrebbe essere nel futuro, anche se vedo più probabile la prima che ci sia già stata. Andiamo a vedere ora la casa del lontano, dello studio della ricerca dei viaggi, perché nella casa, sì, perché nella casa che rappresenta il lontano c'è il sole al rovescio e la temperanza. Allora, di nuovo da capo il cavaliere di spade, il re di coppe e la stella. Allora, ci potrebbe essere qualcuno che è lontano fisicamente, essendo la casa che rappresenta il lontano ed è un video che va fino a settembre, potrebbe rappresentare qualcuno che sta viaggiando, quindi magari è fuori dalla vostra città, magari è in vacanza per dirvi. E in qualche modo c'è una mancanza di chiarezza con questa persona, però vedo che questa persona vi pensa ed è coinvolta a livello emotivo da voi. Forse non ha fatto azioni, non ha fatto comunicazioni, potrebbe averci perso le speranze, oppure voi avete perso le speranze nei confronti di questa persona, però in qualche modo nella vostra casa del lontano di nuovo riappare questa figura. C'è qualcuno con cui forse avrete un chiarimento qua, perché il sole al rovescio con la temperanza può anche indicare un chiarimento, una riappacificazione. Però è qualcuno che appunto o è lontano o è in viaggio o fa una gita, non lo so, qualcosa. Ad ogni modo vedo che potreste avere a che fare con questa persona. Mm. C'è qualcuno che è coinvolto a livello emotivo, forse si vuole aprire a livello emotivo. Forse questa persona viaggiando, magari stando lontana in qualche modo, riesce a comprendere determinate cose con il sole al rovescio e la temperanza, che prima però non gli erano chiare. Vediamo ora perché c'è il due dinari con la forza nella casa dell'autorealizzazione. Allora, perché c'è il 2 di denari con la forza nella casa dell'autorealizzazione? Per chi sceglierà il titanio aura. Allora, abbiamo il 3 di coppe con la luna al rovescio e la regina di bastoni, segno di fuoco, ariete, leone, sagittario. Vi vedo nel pieno del vostro potere per quanto riguarda l'autorealizzazione e l'indipendenza. Vedo che potreste conoscere delle persone, scoprire delle cose grazie alle vostre forze però. E, sembra anche come se voi non vi nascondiate, come se fate vedere quello che valete, sì, in sostanza. Sarete in preda anche a delle decisioni e delle scelte che riguardano gli amici o diciamo le collaborazioni, chi tenere al vostro fianco o scelte che richiedono diciamo coraggio e forza per raggiungere diciamo un certo tipo di autorealizzazione. Vediamo ancora perché c'è il 2 di denari con la forza nella casa dell'autorealizzazione. 3 di bastoni, il giudizio prevalentemente in orizzontale e il 9 di denari, quindi sì, si conferma comunque questo concetto di indipendenza che voi avrete, ma comunque vi vedo anche pensierosi, forse dovete pensare quale strada prendere, qual è il giusto percorso, cosa fare. Vedo che farete una scelta coraggiosa o comunque che richiede forza. Vediamo ancora una volta perché nella casa dell'autorealizzazione e dell'indipendenza c'è due di denari con la forza. Abbiamo il 10 di spade al rovescio, il 6 di bastoni, ehm, sì così, il re di bastoni e la papessa.
Sì, vi vedo vincenti, vi vedo vittoriosi, lo farete anche vedere, cioè le persone vedranno che voi vincerete, che sarete vincenti, popolari, ricercati, ostenterete proprio, come se qualcuno notasse il vostro valore e notasse il fatto che voi siete forti. Vedo anche persone esterne proprio che lo noteranno. Abbiamo la presenza di segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, abbiamo anche Cancro e Pesci. Poi vediamo invece la casa delle amicizie, delle protezioni, degli aiuti e della spiritualità. Allora, perché nella casa delle amicizie, degli aiuti c'è il fante di coppe e il sette di bastoni? Abbiamo un 6 di denari al rovescio con il 5 di spade al rovescio e il 9 di bastoni. Allora, ci potrebbero essere persone che vengono a scusarsi con voi, che vi vogliono aiutare, vi vogliono stare vicino. Potrebbero avere un segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione. In particolare vedo un uomo di segno d'acqua. E qualcuno forse con cui c'è un muro o ci sono le difese alte o con cui voi magari avete messo una sorta di difesa, però vedo che questa persona si scusa con voi o si fa avanti o non lo so, si apre a livello emotivo, in qualche modo è come se questa persona vi volesse stare vicino e aiutare. Vediamo ancora perché c'è il fante di coppe nella casa degli aiuti un attimo. Perché c'è il fante di coppe nella casa degli aiuti delle amicizie con il 7 di bastoni. 7 di spade al rovescio, 10 di denari, quindi questa è una persona che esce allo scoperto, smette di scappare, smette di essere sfuggente, si apre a livello emotivo con voi, esce allo scoperto per alcuni, è qualcuno che vi vuole stare vicino. Vediamo ancora perché c'è il fante di coppe nella casa delle amici. Un attimo. Perché c'è il fante di coppe nella casa delle amicizie, degli aiuti e della protezione per chi sceglierà il titanio aura. Regina di coppe, papa al rovescio, ruota. Quindi c'è qualcuno che vuole cambiare le cose con voi, soprattutto devo dire se siete donne, potreste avere un segno d'acqua, cancro, pesce, scorpione. Questa potrebbe essere una persona con cui o voi, se siete donne, non vi fidate o non c'è un rapporto serio, stabile, non c'è un'unione tra voi e questa persona. Ehm, o in qualche modo appunto potrebbe essere qualcuno di cui non vi fidate, perché comunque il Papa è al rovescio, qualcuno con cui c'è bisogno di fare pace, per esempio. Ad ogni modo vedo che questa persona viene a chiedervi scusa, non lo so, fa qualcosa, comunque si apre a livello emotivo. L'ultima volta perché c'è il fante di coppe un attimo che mi è caduta una carta. Allora, ok, ci siamo, perché c'è il fante di coppe e il sette di bastoni nella casa delle amicizie, degli aiuti e delle protezioni. 5 di spade con il 4 di coppe. Quindi questa è una persona che in precedenza potrebbe aver rifiutato un'opportunità che voi avevate proposto, potrebbe essere un vostro amico letteralmente, ma ha rifiutato, diciamo, dell'affetto, ha rifiutato dei gesti significativi magari che voi avete fatto e con cui si era creato una sorta di braccio di ferro, no? Però questa persona in qualche modo ha rifiutato tutto quello che voi avete fatto, magari per questa persona l'ha rifiutato. In qualche modo questa persona però sembra adesso forse aver cambiato idea perché vedo che emerge come un fante di coppe, quindi forse vuole abbattere un muro che si è creato grazie magari a questo suo comportamento e si vuole aprire a livello emotivo. Andiamo a vedere l'ultima volta perché c'è il fante di coppe e il sette di bastoni nella casa delle amicizie, degli aiuti e delle protezioni. Questa è caduta a me. 8 di denari al rovescio con il sole al rovescio, quindi è una persona che è stata poco chiara con voi, non ci ha messo abbastanza impegno, non ci ha messo abbastanza energie, una felicità è venuta meno, potrebbe anche essere che
appunto una chiarezza è andata a perdersi e questa persona è come se volesse rimediare a questo suo comportamento, perché il fante di coppe e il sette di bastoni nella casa delle amicizie e degli aiuti per coloro che sceglieranno il titanio aura. Fante di coppe, nove di coppe. Sì, vedo che questa persona emerge due volte come un fante di coppe, quindi doppiamente segni d'acqua, cancro, pesce, scorpione, energie maschili. Abbiamo una persona che farà un gesto nei vostri confronti che vi darà soddisfazione, che vi darà appagamento a livello emotivo. Potrebbero essere delle scuse, potrebbe essere un gesto significativo, qualcosa di carino comunque, ok? Ora andiamo a vedere la casa di ciò che è fuori dagli schemi, le prove e i sacrifici. Allora, perché nella casa di ciò che è fuori dagli schemi, delle prove e dei sacrifici c'è l'imperatrice al rovescio e l'otto di spade? Allora, abbiamo la carta del mago, il diavolo al rovescio e il due di bastoni. Intanto come prova e sacrificio forse dovete sbloccarvi da situazioni di dipendenza o di persone che magari sono tossiche, negative. Vedo che dovete cercare di andare oltre le vostre limitazioni. Un'altra prova potrebbe riguardare le figure materne perché abbiamo l'imperatrice ma è al rovescio, oppure potrebbe riguardare il fatto di rientrare nel vostro pieno potere e liberarvi, ok? Vediamo ancora perché c'è l'imperatrice e l'otto di spade, perché c'è l'imperatrice e l'otto di spade, scusate, perché l'imperatrice e l'otto di spade al rovescio nella casa delle prove dei sacrifici di ciò che è fuori dagli schemi, perché l'imperatrice e l'otto di spade al rovescio, casa delle prove dei sacrifici e di ciò che è fuori dagli schemi. 8 di denari al rovescio, 10 di bastoni, la stella. Allora, dovete avere la forza di andare verso i vostri sogni, i vostri desideri. Nonostante questo richieda fatica e tante energie, dovete farcela, dovete prendere tutto il carico, ok, di una situazione e andare verso ciò che desiderate. Forse vi sta pesando mettere, non avete più energie, diciamo, perché c'è una situazione che è pesante, però in qualche modo dovete cercare di arrivarci, di sbloccarvi. Ehm, È possibile anche che ci sia qualcuno che ha messo poco impegno in precedenza e in qualche modo questa persona è appesantita da qualcosa e viene da voi a chiedere supporto in qualche modo. Ehm, Forse la vostra sfida è quella di cercare di aiutare questa persona a sbloccarsi, oppure è proprio cercare di sbloccarvi voi, ok? In qualche modo magari ci sono delle limitazioni che voi avete. Bisogna ripulire le energie ad ogni modo, vedo che dovete rientrare nel vostro pieno potere, ripulire le vostre energie. Vediamo ancora una volta perché l'imperatrice al rovescio e l'otto di spade al rovescio nella casa di ciò che è fuori dagli schemi, delle prove e dei sacrifici. Il 9 di spade al rovescio con il 10 di spade. Dovete cercare di pensare il meno possibile a cose negative. Non fatevi stressare da paure, dubbi e anzi pensieri, soprattutto per quanto riguarda situazioni che vi hanno fatto male in precedenza. Cercate di pensare di meno, pensate di meno. Provate a pensare di meno, magari a fare di più e distraetevi, non pensate in negativo, non fatevi prendere dalle preoccupazioni, dovete rientrare nel vostro pieno potere, ok? Non state neanche troppo a pensare se volete fare qualcosa, non volete fare quello piuttosto che l'altro, non pensateci troppo, ok? Andiamo a vedere ora perché come sintesi c'è l'otto di bastoni al rovescio e la papessa. Perché perché la sintesi delle 12 case astrologiche è l'otto di bastoni al rovescio e la papessa per coloro che sceglieranno il titanio aura. Allora abbiamo il cavaliere di spade, l'otto di denari e la luna al rovescio con il re di denari. Allora, io vedo qui che qualcuno potrebbe comunicare con voi, ma voi potreste tendere a fare silenzio, ok? Cioè la sintesi è
che potreste tendere a lasciare messaggi senza risposta, visualizzati senza risposta. Magari ricevete un messaggio ma non rispondete, o in qualche modo siete voi che decidete di fare silenzio, di non usare troppo il telefono. Vedo che qualcuno qua si fa avanti con voi, potrebbe comunicare con voi, ma in qualche modo si decide di non rispondere, di fare silenzio. Mm, vediamo ancora, perché come sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura c'è l'8 di bastoni al rovescio e la papessa, imperatore con la carta della morte e il 7 di bastoni. Quindi sì, potreste avere a che fare intanto con persone che... allora, non posso escludere che alcune persone, voi avete a che fare con qualcuno che magari ha chiuso con voi o che vuole chiudere con voi, con cui c'è silenzio, o si decide di fare silenzio con qualcuno con cui c'è stata o c'è una chiusura. Oppure siete voi, questa magari è la vostra stessa energia, cioè magari voi volete alzare un muro e in qualche modo chiuderete i ponti con qualcuno e deciderete di non rispondere, di fare silenzio. Vediamo ancora una volta perché c'è l'otto di bastoni, perché c'è l'otto di bastoni al rovescio e la papessa come sintesi delle 12 case astrologiche. Il sole al rovescio, incredibile perché questa carta c'era anche nella prima variante con il 10 di coppe, quindi qualcosa è poco chiaro, qualcosa che riguarda un rapporto, un'unione, la famiglia, un rapporto che diciamo vi vedeva innamorati, felici. Ci potrebbero appunto, come vi dicevo, ci potrebbe essere del silenzio, voi forse state facendo silenzio nei confronti di qualcuno e quindi di conseguenza c'è una mancanza di chiarezza o un chiarimento che non c'è con qualcuno perché c'è una mancanza di comunicazione di fondo o da parte vostra, da parte di questa persona o forse perché voi magari non rispondete. Però il fatto è che c'era anche questo 6 di bastoni. Allora, voglio vederle un po' per volta. Perché c'è la carta dell'8 di bastoni al rovescio come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura? Perché l'8 di bastoni al rovescio come sintesi? Allora, qui abbiamo l'appeso, il 7 di al rovescio, il 7 di coppe al rovescio e l'imperatrice. Questo è chiaro, ok? Perché c'è la papessa come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura fino a settembre? Allora, regina di bastoni al rovescio, papa e 10 di spade. Perché c'è il 6 di bastoni come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura fino a settembre, le 12 case? Perché c'è il 6 di bastoni come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura? Giudizio e 9 di spade al rovescio con l'imperatore. Allora, io vedo qui che effettivamente, soprattutto devo dire, le donne non comunicano, non mandano messaggi, aspettano un messaggio, ok? Stanno facendo silenzio sostanzialmente, non si esprimono, non comunicano, fanno silenzio, si tengono dentro le cose, sono intuitive. È possibile anche che voi riusciate a capire attraverso l'intuito che qualcuno vi manderà un messaggio, quindi magari voi non state mandando un messaggio perché a livello intuitivo vi sentite che qualcuno vi manderà un messaggio. Vi farete cercare sostanzialmente. Vedo che forse avete perso il vostro potere o vi siete sentite instabili, magari è come se in qualche modo voleste riprendere il vostro pieno potere e di conseguenza non vi aprite a chiunque. Vedo molta intuitività, molta saggezza, però molta spiritualità, come se vi riconnetterete in qualche modo sia con il vostro femminile che col vostro maschile, perché abbiamo la papessa e il papa, quindi comunque rappresentano un maschile e un femminile, nonché anime gemelle, fiamme gemelle. Però voglio andare a chiarire ancora questa. Qui mi fanno vedere che potrebbe tornare qualcuno dal passato oppure potreste ricevere delle comunicazioni
che vi renderanno felici, che vi toglieranno dei dubbi, che vi faranno sentire vincenti e vittoriosi. Vediamo perché la papessa, come sintesi delle 12 case astrologiche per chi sceglierà il titanio aura. Questa si è girata a me. 3 di coppe al rovescio, fante di spade. C'è qualcuno che vi spia di nascosto qui. Questa potrebbe essere anche la vostra stessa energia, cioè di chi si nasconde, di chi osserva molto, è molto selettivo, selettiva, ma potrebbe anche essere che c'è proprio qualcuno che vi spia di nascosto, è qualcuno che non è in armonia con voi, con cui non c'è una riconciliazione o che non è felice. Qualcuno potrebbe anche, diciamo, non lo so, in qualche modo sentirsi soddisfatto o soddisfatta. Forse magari vedrete questa persona in qualche modo, vedrete qualcosa che vi farà sentire soddisfatti. Vediamo ancora perché la papessa come sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura. Allora, 10 di spade al rovescio, 3 di bastoni. Sì, fate silenzio perché non volete farvi ferire sostanzialmente, state lì ad aspettare. Perché la papessa come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura? Perché la papessa come sintesi per coloro che sceglieranno il titanio aura? Il diavolo e il 6 di spade. Quindi qualcuno effettivamente potrebbe tornare sui suoi passi, come vi dicevo. Ci potrebbe essere qualcuno che in silenzio è segretamente ossessionato, dipendente da voi, oppure voi state cercando di fare silenzio, ed essere misteriosi nei confronti di qualcuno. L'ultima volta, perché c'è la papessa come sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura. No, troppe carte. Vediamo questa un attimo, questo era l'imperatore, ok. Perché la papessa come sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura. Abbiamo la regina di spade al rovescio e il re di coppe. Sì, vedo soprattutto la dinamica con qualcuno con cui ci potrebbe essere stata una rottura. Voi, se siete donne in particolare, qua state facendo silenzio, forse vi siete arrabbiate in precedenza con un uomo, ad ogni modo sembra che non esterniate le vostre emozioni e i vostri pensieri a un uomo di segno d'acqua, cancro, pesci, scorpione, o comunque una persona che sembra invece essere coinvolta a livello emotivo da voi, però voi gli state voltando le spalle. Vediamo invece di vedere ancora questo 6 di bastoni, perché c'è il 6 di bastoni come sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura. Il 10 di spade al rovescio con l'asso di bastoni. Sì, conferma è un asso di spade. Qualcuno farà un'azione nei vostri confronti, qualcuno si farà avanti, vi offrirà una nuova opportunità. Vedo anche che qualcuno parlerà in maniera chiara a voi o è molto attratto o attratta da voi. E questo vi farà sentire vincenti, ok? Darà un appagamento al vostro ego. Il fatto che le persone o una persona in particolare faccia un'azione nei vostri confronti vi fa sentire vittoriosi, appaga il vostro ego. Ora andiamo a vedere, scusate, andiamo a vedere un oracolo per voi. Allora, quale ulteriore indizio possiamo avere per la sintesi delle 12 case per coloro che sceglieranno il titanio aura? Allora, mi sento al sicuro ora che ho capito chi sei tu e chi sono io, ok? Questa è uscita al rovescio, mi sento impotente, non riesco a sbloccarmi, quindi ci sarà uno sblocco e capirete delle cose, ok? La sintesi è che voi capirete delle cose riguardo a qualcun altro, cioè capirete chi siete voi rispetto a un'altra persona, vi sentirete in qualche modo al sicuro perché riceverete una maggiore chiarezza, capirete delle cose, ok? Qualcuno potrebbe sbloccarsi, quindi o siete voi o un'altra persona, c'è qualcuno che si sentiva bloccato o bloccata in precedenza ma si sblocca
Sul fondo abbiamo scoperto delle cose perché ti ho osservato sui social, quindi si conferma il fatto che c'è qualcuno che vi spia, oppure poi voi potreste scoprire qualcosa, ok? Questa è la sintesi, andiamo a vedere invece di avere una maggiore informazione con il libro dei tarocchi. Allora, quale altre informazioni possiamo avere per quanto riguarda il titanio aura e le 12 case astrologiche? Quale ulteriore informazione possiamo avere per il titanio aura e le 12 case astrologiche? Il 9 di spade. Quando il nemico è troppo forte, non resta che rassegnarsi e attendere che si addormenti per tentare la fuga. Quindi, questo indica che o voi vi state tormentando, avete molti pensieri riguardo a una persona, o diciamo in generale, oppure che c'è una persona effettivamente che sta male, che si stressa, che è in ansia, ok? Però vi dà anche un consiglio, vi dice quando il nemico è troppo forte non resta che rassegnarsi e attendere. Quindi, come vedevamo qui, si vedeva che c'era qualcuno che stava, diciamo, fermo e attendeva. Aspettate che si addormenti per tentare di scappare, ok? È un po' un consiglio, come dire, aspettate, diciamo, il momento giusto per darvi per darvi alla fuga, no? Per scappare via. Vi dà comunque un consiglio. Proviamo ad aprirne ancora una, vediamo se ne danno ancora una. Quale maggiore informazione possiamo avere per quanto riguarda il titanio aura e le 12 case astrologiche? Che informazione possiamo avere per quanto riguarda il titanio aura e le 12 case astrologiche? Non ci credo, ragazzi, cioè di nuovo la stessa. E vabbè, allora evidentemente dovete tenere in mente bene questa frase. Si vede che è importante, se è uscita due volte, si vede che è importante questa. Proviamo ancora una volta. Quale maggiori informazioni possiamo avere per quanto riguarda il titanio aura e le 12 case astrologiche? Ulteriore informazione possiamo avere per quanto riguarda il titanio aura e le 12 case astrologiche? L'imperatrice, l'avevamo vista prima, vi ricordate? Grande fermento nella tua mente e nella tua vita, i tuoi progetti hanno già ali per volare, non trattenerli, seguili. Ve l'avevo detto prima, andate verso i vostri sogni, dovete rientrare nel vostro pieno potere. Ehm, si vede che vi dicono che rientrerete in qualche modo nella vostra energia creativa, quindi metterete diciamo a frutto dei nuovi progetti, qualcosa di nuovo. Ad ogni modo questa parte ci dice appunto non trattenere ciò che sono i tuoi progetti, i tuoi sogni, no? Perché tanto hanno già ali per volare, seguili piuttosto. Quindi questo è un maggiore indizio per quanto riguarda questa lettura. Fatemi, mi raccomando, sapere se vi siete ritrovati, se qualcosa si dovesse realizzare. Vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo presto per un prossimo video. Ciao a tutti!